Stasera abbiamo un ospite molto gradito, Giuliano Poggio, che ha scritto questo libro qui, La vorrei migliore. Innanzitutto volevo ringraziarti per avermi ospitato sul tuo canale e approfitto, anzi con l'occasione, di ricordare, ringraziando chi anticipatamente, chi vorrà poi vedere il nostro video, vorrei ricordare loro la pubblicazione del tuo libro, perché anche tu, come io ho scritto un libro, anche tu hai scritto, e mi sentirei proprio sinceramente di consigliarlo. Il titolo è Guerre spaziali sul pianeta scuola, dove chi mi sta ospitando, quindi tu, il titolare di questo canale, il dottor Giuseppe Mosco, sociologo, usa una storia di fantasia che non è altro che una metafora raffigurante purtroppo la situazione attuale della scuola, dalla quale traspaiono concetti molto interessanti e puntuali, dai quali comunque si evince chiaramente come nella scuola attuale manchi la dimensione umana, quindi sia proprio trascurata. Quindi io da collega, amico e ospite, prima di parlare del mio libro, ci tenevo a sollecitarvi ad acquistare e a leggere questo libro perché è particolarmente interessante. L'esigenza di scrivere, a mio avviso, è innata, indipendentemente dalle capacità, indipendentemente dagli argomenti. Quindi è stato sempre un po' un mio vizio, quello nel momento in cui ci fosse qualche evento che mi colpiva o anche qualche emozione che avessi provato, scriverlo su un foglietto, già dal tempo in cui non si scriveva al computer, eccetera, proprio per ricordare quello. Quindi quello è un'esigenza, diciamo, innata che ciascuno può avere o non avere. Poi il fatto di aver insegnato per oltre 35 anni in scuole superiori, infatti io evidenzio anche sul mio breve saggio come la mia esperienza sia più portata su un'utenza di ragazzi e ragazze dai 14 ai 19 anni, quindi io conosco meno magari l'ambiente scolastico elementare o media inferiore, più quello delle medie superiori. Ecco. Poi una cosa che mi ha incoraggiato, diciamo, ma più che incoraggiato, diciamo, per carattere non ne avrei avuto bisogno se avessi sentito l'esigenza, più che altro mi ha magari stimolato a scrivere è stata la stima di qualche mio collega insegnante, sto parlando, nel momento in cui mi veniva comunicata, diciamo, l'aspetto positivo di quello che io magari dicevo a determinate riunioni, posizioni che avevo preso. Allora, vedendo che determinate mie idee coincidevano col modo di ragionare di colleghi, ripeto, sicuramente più in gamba di me, ma in ogni caso persone intelligenti, diciamo, mi ha stimolato a voler comunicare questi miei pensieri tramite questo breve saggio. Ecco, quindi quello è stato il motivo per il quale ho deciso di scrivere questo libro. Però io obietto su una cosa, perché questa tua prospettiva non mostra il livello empatico invece che tu hai messo nel libro, cioè tu la fai passare come una cosa normale, ma il tuo libro non è una cosa normale, perché il vero problema della scuola è che non mette l'adolescente al centro. Tu nel tuo libro hai messo l'adolescente al centro, quindi non è una cosa, non è scritto un normale libro sulla scuola visto da un normale professore, ma hai scritto un libro, hai saputo dare il giusto valore a ciò che succede in classe, insomma. Ecco, io proprio mi collego a quello che stai dicendo e in pratica in questo modo rispondo a quello che mi hai detto. E quando, ecco, tanto per chi vorrà seguirci, chiarirei che il mio saggio è un discorso più o meno continuo, che ho volutamente diviso in paragrafi
per rendere meno pesante al lettore e più che altro perché il lettore potesse scegliere anche i punti più interessanti per lui. E in questa risposta, nella risposta che sto per darti su questa, diciamo, messa al centro dell'alunno, uno dei punti è stato proprio quando mi fosse chiesto qual è un buon insegnante, e con questo non sto dicendo di esserlo stato, ho cercato di essere un buon insegnante, ma innanzitutto una precisazione. Quando nel mio saggio logicamente vengono evidenziate delle criticità, ciò non significa che non ci siano lati positivi nella scuola. Io ho conosciuto e conosco colleghi molto in gamba e professionalmente preparatissimi e che con i ragazzi sono esempi positivi. Le criticità quindi sono aspetti negativi che io evidenzio, ma con questo non voglio assolutamente fare di tutto l'erba un fascio o parlare negativamente della classe insegnanti né della scuola. Evidenzio situazioni in cui potrebbe essere migliorata. Quindi, ad esempio, in un punto tratto, se mi venisse chiesto qual è l'insegnante migliore, qual è il tipo di insegnante, ecco, io inizierei dicendo che non esiste un insegnante tipo, proprio per quello che mi stavi dicendo tu. Nel senso, se noi poniamo al centro il ragazzo, l'insegnante tipo, e questo lo evidenzio proprio nel saggio, non deve essere preordinato. Cioè, io ho fatto l'esempio, guai al mondo a un insegnante presentarsi come troppo rigido quando per carattere non lo è. I ragazzi sarebbero i primi ad accorgersene, perché anzi otterrebbe l'effetto negativo, perché a volte ho visto insegnanti che si presentano in modo autoritario per il timore di non saper tenere le classi. No? A mio avviso, come all'opposto, non dovrebbe presentarsi troppo indulgente qualora il suo carattere fosse autoritario. Ciascun insegnante, a mio avviso, per colpire nel segno, nel senso, per arrivare all'optimum, dovrebbe presentarsi per la persona che è, con le sue caratteristiche, le sue peculiarità e gli aspetti del suo carattere. L'importante non è mascherarsi, l'importante è far capire ai ragazzi che siamo interessati a loro, che non li vediamo come qualcosa collocato su un banco che ci deve ascoltare, ma come persone con le quali interloquire. Anzi, io direi di più, e non voglio sembrare modesto perché non è il mio carattere, ma forse sarebbe meglio che noi imparassimo qualcosa dai ragazzi, perché noi li vediamo qualche ora alla settimana, loro ci vedono tutti insieme, ma noi ne abbiamo 20, 30 davanti. Prima di inquadrarli non è facile. Se noi comunichiamo loro che siamo lì per dare qualcosa a loro, loro ci perdoneranno anche se non utilizziamo il metodo giusto. Mentre se noi non gli facessero capire questo interesse, diventeremmo indifferenti per loro e ci tollererebbero. Quindi non riusciremmo mai ad arrivare all'obiettivo principale, che è quello di trasmettere qualcosa, ma dando sempre anche loro lo spazio. Infatti si parla 1000 volte di lezione frontale ed è la cosa che io detesto. La lezione, in particolare un insegnante di scuola superiore ne ha la possibilità, deve essere interattiva, deve esserci un continuo dialogo, perché altrimenti risulta passiva e in più dà modo loro di distrarsi. Quindi ecco, quello è il punto che io ho analizzato quando mi hanno chiesto quale secondo me doveva essere l'insegnante tipo. Quando parliamo di ragazzi, e a maggior ragione anche quelli più piccoli, quelli le scuole dove io non ho insegnato, ma quelli dai 14 ai 19 anni, diciamo, io ho trovato, e questo in effetti a volte l'ho un po' rimproverato a qualche mio collega, ho sentito certi miei colleghi fare quasi la predica ai ragazzi, stupirsi, eccetera. Allora, due cose: o siamo falsi o ci dimentichiamo di come eravamo noi a 14-19 anni. Quindi
addirittura io dico, ma anche ai genitori, io ai genitori dico, quando venite alle udienze generali, alle udienze settimanali, e mi dite mio figlio non ha voglia di studiare, mio figlio non ha stimoli a scuola, eccetera. Io dico loro, siate contenti. Il problema sarebbe qualora voi vedeste arrivare a casa vostro figlio e mettersi a studiare senza avere voglia di uscire, di stare con gli amici, di fare, ecco, allora lì ci sarebbe da preoccuparsi, allora lì sarebbe necessario altro che lo psicologo, cioè andare a fondo. Poi, ecco, a questo punto, quindi non la preoccupazione, quella è la normalità, ci mancherebbe che un ragazzo a 14, 15, 16 anni avesse già la maturità tale per capire l'utilità che gli può dare la scuola, che gli può dare l'insegnamento, che gli può dare l'istruzione. No, non può averla, anzi sarebbe proprio da preoccuparsi. A questo punto entra in gioco il genitore, la scuola, l'insegnante, che dovrebbe far capire loro senza prediche. Come io dicevo ai miei alunni, io se potessi non fare 6 ore la mattina, poi andare in studio e stare in studio magari con clienti sino alle 9, lo farei volentieri, però guardate che voi domani andrete a lavorare, farete qualcosa, quindi oggi avete l'occasione per apprendere qualcosa che vi servirà. Non sentitevi strani se non avete voglia di studiare, cercate di capire che è una cosa utile per voi, anzi un'altra cosa, e io suggerivo anche ai genitori, non sgridateli se vogliono uscire, se vogliono stare con la ragazzina, il fidanzatino, fidanzatina, calcio, altri sport, quello che vogliono fare. Fategli capire che organizzandosi si riesce a fare tutto. Non è vero che facendo sport, eccetera, non si riesce a studiare o uscendo con gli amici. Organizzandosi si riesce a fare tutto. Guai al mondo stare, addirittura io li sfidavo dicendo, se tu non vuoi studiare e domani vieni a scuola, benissimo, non mi apri bocca, io ti darò uno, non c'è problema, se poi avrai voglia di studiare, rimedierai, io non farò mai la media matematica, se tu saprai determinati concetti ti farò rimediare, ma almeno se non studi, esci. Non stare sul divano, almeno divertiti, spendi bene le tue carte, nel senso non essere così stupido da non divertirti e da prendere anche un uno. No? Quindi, e poi guai le prediche, ecco, guai, mi permetto di dirlo, consiglierei agli insegnanti mai di dire io ero, io facevo. Io personalmente non ero un esempio scolastico, quindi forse capisco meglio i ragazzi che non vogliono studiare, ma anche qualche collega che invece fosse stato più propenso allo studio, non faccia di sé un esempio, perché allontana i ragazzi, in particolare quelli che non sono come lui. Quindi diamo la dimensione reale del ragazzo. E a questo punto lui, sentendosi normale a non aver voglia di studiare, magari dice, ma se questo mio insegnante è riuscito a superare l'esame d'avvocato, è riuscito a fare l'insegnante, eccetera, ed è qui, probabilmente se anche lui era uno di quelli che se poteva scappava dai libri, magari posso farcela anch'io. E allora li stimoliamo, non li facciamo sentire dei somari, li facciamo sentire degli esseri normali che magari se studiano un pochino è meglio. Sei partito dalla tua esperienza, perché poi secondo me l'empatia si può costruire solo dall'esperienza, no? Il fatto di aver vissuto un'adolescenza in un certo modo ti ha insegnato poi, perché poi sei oggettivo, tra virgolette, perché alcune persone magari nel loro percorso di studi non hanno studiato e poi dicono ma io studiavo, andavo benissimo a scuola, facevo, cosa che non è vera. E secondo me questa poi è stata anche la differenza, cioè uno può comprendere se non dimentica da dove è venuto, ciò che ha fatto, eccetera. E quindi penso che poi la funzionalità del tuo agire è stata anche legata a questa dimensione bella che ci hai raccontato, e te ne ringrazio. Sì, questo hai proprio colto il punto, perché io, ripeto, non ero un esempio di alunno quando avevo quell'età e forse ho avuto la fortuna di ragionare dicendomi questo, tra le due cose, tra non studiare, andare a lavorare subito, cercare un lavoro, eccetera, lo studio era, e per me era la cosa peggiore, io preferivo lavorare anche da ragazzino, aiutare i miei, eccetera. Quindi era la cosa più pesante, però
mi pareva di aver capito che lo studio, un titolo di studio di qualunque livello, ti desse una maggior forza contrattuale, la possibilità di scelta, mentre invece evitare il titolo di studio, che poi non è il titolo di studio, è quello che tu acquisisci col titolo di studio, cioè le tue conoscenze, le tue competenze, l'esperienza con la quale tu ti raffronti con adulti che hanno studiato, eccetera, ti desse la possibilità di difenderti maggiormente. Poi il fatto che tu evidenzi sulla mia attenzione al ragazzo, quello è, diciamo, io avrei potuto fare qualunque lavoro, l'avvocato, avrei potuto fare il commercialista, il fabbro, il cuoco. Comunque io ho sempre avuto una particolare attenzione alla persona che mi sta davanti. Cioè io scrivo anche nel libro che secondo me i dettagli non sono importanti, sono fondamentali. Infatti, se tu avrai notato leggendo il mio libro, e ho visto che l'hai letto con attenzione, c'è un punto in cui parlo della percezione dello sguardo. Infatti, per me è fondamentale, già se parlo con una persona e non mi guarda negli occhi, per me, detto volgarmente, è già squalificata. Quindi puoi immaginarti con i ragazzi quando, secondo me, il modo migliore di capire un ragazzo è proprio guardarlo negli occhi. Io sempre, su questo faccio una puntualizzazione che può essere interessante se davvero qualche docente o qualche ragazzo volesse magari poi vedere il nostro video, acquistare il libro, leggere da qualche parte. Io per un principio non di democraticità ostentata, perché adesso con il politicamente corretto, che a me sinceramente dà la nausea, mescoliamo un po' i concetti. Non è essere democratico. I miei alunni, contrariamente a tanti miei colleghi che facevano suddivisione dei banchi, tu devi metterti qua, qua, qua. Io li ho sempre detestati questi atteggiamenti e preciso perché immagino, anzi spesso, queste attribuzioni di posti ai ragazzi vengono dati per mantenere la disciplina in classe. Allora io dico, quando un insegnante è obbligato a spostare i suoi alunni per mantenere la disciplina in classe, sta automaticamente confessando di non essere in grado di tenere la disciplina in classe. Ora potete capire se io con 20-30 ragazzini dai 14-19 anni non devo essere in grado di mantenerli in silenzio, non posso obbligarli a studiare, non posso obbligarli a capire, non posso obbligarli a pensare di essergli simpatico, ma la disciplina sono obbligato a saperla tenere, non devo spostarli di banco. Loro nel momento in cui li sposto di banco, gli sto dicendo, io se tu sei in un altro banco, nell'ultimo, nel primo, non sono in grado di tenerti corretto in classe. Ecco, e quello è un segno di debolezza. Poi c'è una seconda cosa. Io personalmente, da ragazzo, e forse sono peggiorato da adulto, faccio le mie scelte. Se io ho una riunione collegiale, a un corso di formazione per avvocati, o una riunione collegiale di insegnanti, mi obbligassero a stare vicino a qualcuno, non che io detesto, ma col quale non ho niente da dire, ma io non ci starei neppure legato, quindi mi sposterei. Quindi perché io devo obbligare? E tra l'altro io sono un adulto e magari una riunione può durare mezz'ora, un'ora. Pensate a un ragazzo che sta come minimo 6 ore con un compagno di banco, con il quale magari non ha feeling, eccetera. E attenzione, io sono favorevole a socializzare, ma non a imporre la socializzazione. Ciascun ragazzo deve avere i suoi tempi e i suoi modi. Quindi, innanzitutto mettiamolo a suo agio, nel senso, se ha l'amichetto, eccetera. Poi sarà compito mio vedere se questo ragazzo, dopo 15-20 giorni, continua a parlare solo con il compagno di banco, esclude gli altri, allora senza offenderlo e senza ledere la sua sensibilità, sarò io a quel punto a cercare di avvicinarlo magari con la scusa di fargli preparare un argomento insieme a un compagno, una compagna, eccetera, per vedere se ha dei blocchi o no. Ma se quello dopo un po' è la sua scelta, io lo devo rispettare. Io non devo farne degli amici, io devo dare modo loro
di acquisire concetti, uscire con delle conoscenze, acquisire un metodo critico di studio e di ragionamento e di scegliere la loro compagnia, di metterli nella condizione. Poi saranno loro a scegliere se diventare amiconi, se tollerarsi oppure se evitarsi perché magari hanno carattere. Non deve essere strano. La cosa che io devo insegnargli, devo trasmettergli è di non essere mai violenti, mai polemici, ma di essere critici. Ecco. Poi più riesco a farli integrare, meglio è. Nel momento in cui glielo impongo, io non li ho migliorati, semmai li ho incattiviti. Ecco, quello è quello che io ho sempre pensato. E tornando a quello che dicevi tu, lo sguardo è fondamentale. Io ho fatto questa premessa dicendo che non attribuivo posti, però a una condizione: mettetevi dove volete, ma sempre in una posizione dove io posso vedervi in faccia. Non la strategia per non essere interrogati o per non fare interventi uno dietro l'altro che sembra una fila continua. No, io vi vedo tutti. Perché? Perché dallo sguardo io capisco chi è attento, chi è disattento e chi anche è stanco, perché anche su quello io ho criticato qualche mio insegnante quando diceva devo spiegare un'ora di seguito. No, tu spiega un'ora di seguito, anche due di seguito, se capti l'attenzione. Ma se vedi che dopo un quarto d'ora, 20 minuti, anche 5, ne hai 3-4 ragazzi che magari l'ora precedente hanno fatto un compito di classe matematica o uno scritto di italiano e gli ha preso l'attenzione, vedi che sono stanchi, ma tu quel giorno sospendi la lezione, non essere inquadrato, non pretendere di fare il programmino, paragrafo per quel giorno, fagli anche ridere piuttosto, lasciali stare, perché se tu fai così con loro lo apprezzano, non ti vedono come una persona anelastica e quando gli chiederai il maggiore sacrificio lo faranno, perché hanno già avuto qualcosa. Ecco, io l'ho sempre pensata così e devo dire che i ragazzi a volte quando dicevo se volete avere 10 minuti alla fine o di uno scritto o magari di una spiegazione un pochino più approfondita, vi lascio gli ultimi 10 minuti così. Non tutti nei 10 minuti si riposavano, qualcuno continuava a chiedermi spiegazioni. Quindi, secondo me, quello è un modo che mi ha appagato, perché mi ha detto, allora questi non è vero che non vedevano loro che io smettessi di parlare, questi sono effettivamente interessati a quello che dico, ecco, e quindi capiscono l'utilità. Ecco, quindi quella è un po' la risposta a quello che tu mi stavi dicendo. Vabbè, poi involontariamente, tra virgolette, hai trattato tante teorie pedagogiche, perché comunque nelle cose che hai detto ci sono basi pedagogiche, no? Anche nel rispettare l'altro, guardare l'altro dove sta, rispettare il suo sguardo, la sua stanchezza, e anche comunque poi di creare una sorta di leadership in cui se in alcuni momenti ho concesso dei momenti perché ho capito che stavi stanco, se stai bene e ti chiedo di più, comunque poi alla fine ricambierai perché comunque si è creato questo rapporto qui. Volevo sottolineare un passaggio che pure mi ha colpito, che qualora ho tirato in ballo sempre lo psicologo, il filosofo, eccetera, non sei entrato nella dinamica perché è chiaro anche da come c'è scritto sul tuo libro che per te anche questa, tra virgolette, sorta di critica alla scuola è un tuo percorso personale, non è una vera e propria, è un'analisi su un tuo percorso che vuoi estendere e comunicare agli altri, quindi perciò poi hai evitato anche, tra virgolette, la domanda, ma mi hai risposto poi in altro senso, insomma, e quindi volevo sottolineare questa tua qualità. Ecco, proprio rispondendo adesso alla puntualizzazione, più che rispondendo, parlando della puntualizzazione sul discorso della mia critica a determinati aspetti. Ecco, questo io cerco di usarlo sulla mia persona e di raccomandarlo ai ragazzi. Ai ragazzi ho sempre detto, ho sempre cercato di stimolarli, li ho sempre diffidati dalla polemica, ho sempre detto loro, la polemica è la cosa più negativa che esista, è fine a se stesso, non la polemica, la maleducazione, l'alzare la voce, non parliamo degli atti violenti, sono tutti da evitare.
La critica invece, se fatta su basi ragionevoli, nel senso sul mio pensiero, che si mette a confronto con un pensiero altrui, con i parametri dell'educazione, mai dell'offesa, però è importantissima, perché se io critico un qualcosa, sto dicendo che non sono d'accordo e pongo le mie ragioni. Questo io lo pretendevo anche dai ragazzi, quando qualche volta facevo una spiegazione o meno, chiedevo proprio: ditemi quello che non va bene, non quello che va bene, non diciate sempre sì, è quello un modo di ragionare. Poi, fatta questa critica, significa, ed è importante, perché un ragazzo, se fa una critica, vuol dire che ha ascoltato, ha ragionato su un concetto e poi non era d'accordo, o non era comunque in parte d'accordo. E quindi chi mi dice sì o chi mi dice no, no a tutto non può essere, perché uno non può aver detto tutto sbagliato. Sì a tutto non può essere, perché uno non può ragionare nell'identico modo. Quindi è come quelli che quando parliamo, e quello succede tra adulti, fanno sempre il segno sì con la testa, dicono sempre sì, sì, va bene. Allora quelli sono o falsi o non ci stanno a sentire, perché è impossibile su un argomento delicato essere d'accordo su tutto. Quindi io ragazzi ho sempre detto quello. Nel mio libro, infatti, la critica, e ho evidenziato anche sul retro del libro, che io non pretendo assolutamente di dire qualcosa che sia giusto in assoluto. Io sono convinto di quello che dico. Se qualcuno non è d'accordo, per me va benissimo, anzi, se ho indicato sia quando ho fatto presentazioni dal vivo, eccetera, ho lasciato la mia mail, proprio perché se ci fossero critiche che non mi convincono, io rimarrei sul mio punto di vista. Ma se ci fossero critiche che mi fanno ragionare, potrei rivederlo, perché come a volte si dice, è una frase attribuita a Cassius Clay, che poi Muhammad Ali, che poi non so se è proprio la sua o se è stato un modo per pubblicizzare quello che ha detto, ma dicono che chi a 20 anni la pensa come a 50 ha perso 30 anni. Ecco, io su quello sono d'accordissimo. Noi ci evolviamo di giorno in giorno, quindi io stesso, cose su cui ero abbastanza certo, al di là dell'età appunto dei nostri studenti, dove certezze se ne hanno poche, ma anche da, tra virgolette, un'età in cui avrei dovuto essere maturo. Io parecchie idee le ho modificate, ma per questo non mi sento incoerente, semmai mi sento abbastanza intelligente dall'aver ragionato su errori che ho fatto, su valutazioni che ho fatto, e quindi un ripensamento secondo me è dovuto. Quindi questo è proprio quello che intendo io come critica e come accettazione della critica. Ecco, quello era perché era un tasto che tu, quello della critica, hai evidenziato e io volevo chiarirlo. Senti, relativamente alla critica è molto interessante il film L'attimo fuggente, in cui più o meno dice le cose che hai detto tu, no? Cioè spingere l'altro a guardare le cose da una prospettiva, dire la sua e tutta una serie di cose. Ma secondo te perché nella forma, oppure anche nella sostanza, la scuola non accompagna la critica e questo argomento viene lasciato poi al singolo professore, al singolo individuo, come è successo a te, insomma, no? Nell'esperienza tua, cioè è lasciato al singolo professore? Guarda, in questo punto entriamo in un punto talmente delicato che se ti dicessi quello che penso probabilmente commetterei un reato. E no, quindi innanzitutto ti filtrerebbero, no? E quindi perché non potrei parlarne in modo formale, ma ecco, in più il mio pensiero a questo punto è poco rilevante. Io ti rispondo soltanto. La tua risposta vale oro, non ti preoccupare. Ecco, io ti risponderei su, diciamo, a volte io ho sentito qualche mio collega simpatico dire, simpatico e intelligente anche, e più di uno di questi, dire, secondo me chi fa le regole scolastiche
non è mai entrato a scuola. A me viene il dubbio addirittura che non ci sia neanche mai andato a scuola. No? Allora, visto che non è così e visto che i nostri politici sono persone, non voglio fare commenti sulla buona fede o meno, ma sicuramente intelligenti, perché sono arrivati a occupare un ruolo dove non ci arrivi se non sei intelligente. Ecco, però penso che non sia, forse anche, e devo dire questo, infatti mi collegherei a un'altra situazione, a quella dei genitori, che forse è un po' colpa anche del genitore. Perché? Perché il genitore, e io li conosco quando vengono alle udienze, anzi, quando mi si sono presentati determinati genitori, io, avendo dei figli che non andavano bene a scuola, mi sono persino stupito di come andassero bene i ragazzi vedendo i genitori. Quindi diciamo che molto parte da loro. Allora, il genitore 99 su 100, io ti direi 100%, ma teniamoci 99 su 100, vuole che il ragazzo sia promosso, che non abbia debiti e se può anche avere i voti alti. Nessuno ti chiederà mai cosa ha imparato, cosa ha fatto. Io non ho mai sentito un insegnante che mi dica: ma io mio figlio, anche se invece che avere 8 avrà 6, ma inizierà a ragionare un po' di più, mi fa piacere perché a casa lo vedo così, 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 ed è giusto. Andare, ad esempio, sulle griglie di valutazione, che tu avrai notato che io ho criticato, e questo perché ritengo possa essere interessante la lettura di questo saggio anche da parte di genitori, oltre che insegnanti e alunni. Perché se noi consideriamo le griglie di valutazione, questo faccio una premessa per chi non è insegnante, quando un consiglio di classe o uno scrutinio dobbiamo attribuire, faccio l'esempio, non i voti sul merito delle singole materie, il voto di condotta, che è fondamentale, il voto di condotta non deve essere considerato poco, perché è l'atteggiamento che ha un ragazzo, per cui poi uscirà e sarà il suo atteggiamento che porterà anche fuori dalla scuola. Ecco, voto di condotta hanno inventato, e questo sono quelle diciture ministeriali che tra l'altro io al mio preside ho detto: guarda, io non le osserverò mai, ma cerca di fare in modo di non farle osservare perché sono paradossali, dove nell'attribuzione del voto di condotta, io ti riassumo brevemente per non tediare eventuali poi ascoltatori o lettori, va valutato il comportamento e questo va bene. Poi va valutato l'atteggiamento, la partecipazione, poi tutti questi termini, partecipazione al dialogo educativo. È più semplice dire mi ascolti o non mi ascolti, però nella scuola più si usano termini enfatizzanti, più pare di fare qualcosa di importante, magari senza farlo. Poi vengono valutate il voto nelle singole discipline. Allora io mi chiedo, io ho un ragazzo, e vi faccio un esempio chiaro perché ne ho avuti, educatissimo, responsabile, magari più portato a italiano che a matematica, o più a matematica che italiano, eccetera. Si impegna tantissimo, mi parte con un 3 di matematica e si impegna tantissimo, poi mi arriva un 5 alla fine dell'anno, magari con un debito. Ecco. Secondo quei criteri io gli devo abbassare il voto di condotta, perché, quindi è paradossale, io ho un ragazzo che a 3 di matematica potrebbe tenersi sul debito con 3, non impegnarsi, scoraggiarsi, no, si impegna ancora di più, arriva a 5, non arriva alla sufficienza, io devo abbassargli il voto di condotta perché la mia tabellina con le griglie mi dice che devo guardare, oppure il numero di assenze, magari è stato ammalato, se le assenze sono giustificate, non posso penalizzare la condotta perché ha fatto molte assenze, anzi ha fatto molte assenze, è arrivato a un certo livello, si comporta educatamente, quindi è quello che è paradossale. Ora io mi chiedo se un insegnante deve aver bisogno della griglia di valutazione dopo 9 mesi, ma anche dopo un quadrimestre, un trimestre, 6 anni trimestre, per dare il voto di condotta a un ragazzo.
cioè io lo vedo come si comporta con i colleghi, anche se con me non può farlo perché sto molto attento, fa la battutina o fa lo sguardo per umiliare un altro ragazzo. Ecco, io non ho bisogno di griglia di valutazione, vuol dire considero che il tuo insegnante non lo guardi neanche in faccia, ma lo consideri come un numero, come uno strumento. No, tu hai davanti un ragazzo, tu devi vedere cos'è. Ecco, quindi io sono contrarissimo alle griglie di valutazione, ai manuali didattici dove mi dicono cosa devo fare o non fare. No, non mi devi dire cosa fare o non fare. Io devo saperlo e devo usare le mie caratteristiche e mettere al centro il ragazzo e non la griglia. Quindi questo poi per prima. diventa anche un sistema punitivo per coloro che non riescono a creare quella dinamica di rispetto, perché io non la riesco a creare, ma il problema non sono io che non sono riuscito a crearlo, sei tu e quindi ti punisco, no? Cioè, perché poi tu parlavi di spirito critico, anche se in maniera insomma composta e tutta una serie di cose. Se uno invece, se io vengo in classe, per esempio in qualità di docente, e te Giuliano alunno non ti rispetto, a un certo punto quello spirito critico uno inizia a dire guarda Giuseppe, tu non mi sei, professore, lei non mi sta rispettando, no? E i professori non è che si interrogano a volte su certe cose, e queste valutazioni, anche queste condotte, diventano poi la punizione per un qualcosa che non hanno saputo fare loro, non il ragazzo. Ti trovi su questa cosa? Guarda, concordo pienamente e io ti dico quello che può essere, perché non essendo io gli altri insegnanti, a parte quelli con i quali sei legato da amicizia, eccetera, e parli anche di queste cose, ma non li posso vedere perché ciascuno fa lezione nella sua classe, quindi ognuno vede quello. Io personalmente, proprio rispetto al tasto che hai toccato, che è quello del rispetto, io ho sempre fatto questo discorso e all'inizio dell'anno la prima cosa, non ho mai parlato di programmi, non ho mai parlato di voti, non ho parlato di test. Io ho sempre detto, quello che per me è fondamentale nella scuola è l'educazione e il rispetto. L'educazione e il rispetto che però non deve esserci insegnanti-alunno, deve essere insegnante-alunno, alunno-insegnante e alunno-alunno. Quindi io ho sempre detto che non tolleravo nessun comportamento, non parliamo violento o offensivo, ma neppure, come stavamo dicendo un attimo fa, neppure con lo sguardo, perché i ragazzi hanno una sensibilità accentuatissima e dietro la loro maschera da bulli, bulletti, eccetera, hanno anche una sorta di timidezza e una loro difesa che utilizzano certi atteggiamenti proprio per mascherarla. Quindi a volte la frase, io infatti ho a volte proprio litigato con colleghi perché non sono intervenuti, perché, ah sì, ma gli ha detto solo scemo, stupido. No, scemo, stupido, se lo dicono fuori se non ci sei tu. Ma tu devi capire che se un ragazzo ha un determinato carattere, scemo, stupido gli entra da una parte e esce dall'altra. Ma qualcuno sentirsi dire scemo, stupido in ambito scolastico può ferirlo, dargli delle insicurezze. Quindi tu nel dubbio devi sempre intervenire, perché innanzitutto la scuola non ti deve insegnare a poter dire scemo, stupido, o poter bestemmiare, o poter parlare volgarmente, perché anche se ora lo sentiamo anche da politici, anche da eccellenti studiosi, perché adesso fa figo il usare termini magari volgari, eccetera, ma noi dobbiamo insegnargli a parlare educatamente ed essere corretti. Poi quando escono dalla scuola, se vogliono diventare delinquenti, vogliono sfasciare i bar o qualcosa, ci penseranno altri organi. Noi dobbiamo dargli gli strumenti e fargli capire che quelle sono cose da evitare e che non ne fanno delle persone migliori, ma delle persone peggiori. Quindi io dicendo quello, cioè, io non tollererò neanche, anzi, se scappa la battuta un po' pesante posso perdonarmela, ma se voi di fronte a un ragazzo che magari dopo un'interrogazione ha preso un brutto voto, o magari a un ragazzo che ha sparato un'assurdità e voi fate il risolino, io prendo provvedimenti, perché voi lo state umiliando di fronte alla classe. E tra voi semmai dovrebbe, se foste veramente amici e veramente corretti, dovreste far finta di non accorgervene, non rincarare la dose. Ecco, quindi come
agli insegnanti che a volte dicono a qualche alunno: ah, tu non potrai mai fare questo, non potrai mai fare quello. Ecco, guai al mondo, quelle sono le cose peggiori. L'insegnante deve al massimo limitarsi a un giudizio. Quello deve farlo perché è il suo compito, quindi lui deve giudicare per mezzo dei voti, deve dire ai genitori quali sono le situazioni, ma mai permettersi di dire, prima di tutto perché c'è un procedimento di evoluzione nei 5 anni della scuola che ho seguito io, che un ragazzo può fare un cambiamento proprio completamente opposto a quello di partenza. Ma se anche non ci riuscisse, chi siamo noi per dare un giudizio futuro sulla reazione di un ragazzo a quell'età lì? Ecco, è indecoroso, maleducato e comunque inveritiero al massimo. Sì, anche i genitori hanno queste modalità di chiamare scemo e cretino i propri figli, quindi è proprio un'abitudine che invece smonta caratterialmente un percorso di crescita, e una persona inizia a considerarsi non valido rispetto alla società, e quindi questa è una cosa negativa. Senti, ci prendiamo 3 secondi che presento la copertina del tuo libro, in cui c'è la descrizione, e poi continuiamo con l'ultima domanda, ok? Benissimo. Il saggio propone alcune riflessioni relative a rilevanti aspetti dell'attuale ambito scolastico, con peculiari approfondimenti circa il ruolo dell'istruzione. Vengono analizzate varie situazioni di problematicità che, condizionando l'effettivo svolgimento della funzione educativa, rischiano di pregiudicare la possibilità di formazione, nella maniera adeguata, delle giovani generazioni. L'esposizione dei vari temi ha privilegiato un'analisi critica delle varie argomentazioni, condivisibile o meno, ma sempre evitando di scadere nella gretta polemica. Un suggerimento invece ai ragazzi, avendo avuto ormai lo grande, ma ho avuto un figlio anch'io dell'età di quelli cui insegnavo. Ecco, non fatevi mai denigrare dagli adulti, che siano insegnanti, che siano amici, che siano qualunque persona. Non fatevi mai dire che non valete niente. Ecco, non rispondete a tono, non rispondete con maleducazione, non abbiate, ripeto ancora, atteggiamenti violenti, ma dimostratelo coi fatti. Una persona che a un ragazzo dice tu non vali niente o non varrai niente è già un imbecille. Quindi io posso esprimere questo perché per esperienza so chi si comporta in questo modo. Voi non rispondetegli però in questo tono. Voi dimostrate coi fatti e col tempo che non è così. Ecco, e ascoltate sempre tutti, mettete in discussione sempre tutti. Non vi sto dicendo siate diffidenti perché è una brutta parola, però mettiate in pratica la stessa cosa, mettete in discussione qualunque cosa vi venga detto da amici, parenti, insegnanti in particolare. Fidatevi, ecco, io quello che potrebbe essere che sbagli, fidatevi sempre ciecamente dei vostri genitori. E dicendo questo, però, non sto dicendo che quello che vi diranno sarà giusto, anzi, a volte mi è capitato di osservare, parlando con i ragazzi, che i consigli dei genitori erano a volte sbagliati, ma a volte anche completamente sbagliati. Ma tenete conto di una cosa, che il genitore, vostro papà e vostra madre, parlerà sempre per il vostro interesse, sarà l'unico che non giocherà mai contro di voi. Quindi concedetegli anche di sbagliare, ma non criticatelo nelle sue scelte, perché potrebbero essere scelte sbagliate involontarie oppure dovute anche all'istruzione, alla competenza. A volte ci sono ragazzi di 18-19 anni che hanno genitori che non hanno studiato e che quindi non possono comprendere cose. Ecco. Quindi io dico, analizzate tutto, ragionate su tutto, non ponete in discussione tutto, fidatevi dei vostri genitori. È un incoraggiamento che voglio darvi, perché quelli a mio avviso non vi tradiranno mai, perché avendo un figlio so cosa vuol dire, e quello anche le persone peggiori però nei confronti del figlio saranno sempre delle ottime persone. Ecco.
Detto questo, era una parentesi che ho voluto fare perché non mi è capitato di dirlo durante questo colloquio. Invece, rispondendo alla tua domanda, il perché uno dovrebbe leggere il mio libro, acquistarlo, eccetera. Guarda, l'utilità, tu l'hai già messa un po' di fronte. Se io fossi un insegnante, visto che pur essendo piuttosto consapevole di avere un certo carattere e determinate certezze, però se iniziassi a fare un lavoro nuovo e mi capitasse di avere una sorta di saggio manuale come l'hai descritto tu, dove si considerano degli aspetti, anche senza considerarlo un insegnamento, lo leggerei perché potrebbe scaturire qualcosa che mi aiuti a svolgere il mio ruolo. E anzi, io quando ho fatto le presentazioni dal vivo, l'ho proprio detto ai miei interlocutori. Per me sarebbe già un obiettivo da 1 a 10, 10 e lode, anche una critica, perché vuol dire, come stavo dicendo prima, che qualcuno ha letto con attenzione, poi se sei d'accordo puoi continuare a seguire quello che io presumo vada bene. Se non sei d'accordo, lo eviti. Cioè, come io faccio, a me è sempre capitato, quando sento determinati ragionamenti, o mi incoraggiano ad agire in quel modo se considero una persona valida, oppure se non lo considero persone valide, a fare direttamente l'opposto. Quindi il leggere il mio libro può servire a un insegnante, a un genitore, perché comunque vede il mondo della scuola solo per come lo ricorda da ragazzo e solo per quello che gli dice il figlio, ma non c'è dentro. Mentre visto da un insegnante, d'accordo o meno, però può dargli qualcosa. Ecco, quello può essere una ragione per cui potrebbe incuriosire qualunque categoria di persone, perché comunque tutti siamo stati alunni. Chiunque abbia un figlio da genitore ha un ragazzo a scuola e qualunque ragazzino ha frequentato la scuola. Quindi l'utenza può essere varia, i punti di interesse possono esserci per tutti. Poi saranno loro a valutare se può interessarli o meno. Ecco, quindi questo è lo stimolo che dovrebbero avere. Ecco, quindi con questo io concluderei e ringrazierei anche, oltre quello che sei riuscito a creare tu con questo dialogo, perché io non lo chiamerei assolutamente intervista, perché è un dialogo tra persone che oltretutto hanno avuto voglia di scrivere un qualcosa diciamo, sull'ambito scuola. E magari, ecco, tornando a quello che stavo dicendo prima, anche per i politici, perché io considero che anche loro siano in buona fede e magari dando un'occhiata a questi punti potrebbero essere anche d'accordo su qualcosa e privilegiare magari il ruolo della scuola secondo canoni leggermente diversi, che io mi sono permesso di essere d'accordo, perché vivendolo dentro non sono state forse al massimo educative, però potrebbero magari anche seguire qualche punto indicato in questo saggio. Ecco, tutto quello che è costruttivo, tutto quello che è interattivo tra istituzioni, docenti, presidi, ragazzi, genitori, non può che far bene alla scuola. Come ho sempre ripetuto, purché sia nell'ambito dell'educazione e della correttezza. Ecco, io quello che auspico di avere trasmesso nel saggio. Io volevo dire una cosa, rispondo anche io a questa domanda, no? Perché poi semanticamente siamo abituati ad associare la parola manuale alla parola procedura. Ormai la società ci ha insegnato questo. Invece il libro di Giuliano non è un manuale procedurale, lui racconta la sua esperienza vincente, cioè nel senso che lui in tanti anni lavorando in questo modo si è trovato bene e la racconta. Dice: non è che è un modello che voi dovete per forza fare vostro, io ve lo mostro, poi voi fatemene quello che volete. Io mi sono trovato bene e sono riuscito a creare quelle dinamiche di rispetto con i ragazzi. Quindi non è niente di vincolante, ma è qualcosa che apre le menti, qualcosa che ti dà la libertà poi di interpretare il tuo modo di agire, di essere professore. Ma Giuliano l'ha detto benissimo prima questo, ognuno ha il suo modo, il suo modello. Giuliano, ti ringrazio, è stato proprio piacevole stare con te e fare questa chiacchierata. Grazie.
spero di incontrarci in un secondo libro o in qualche altra occasione. Benissimo, a presto. Ciao, ciao. Arrivederci.